Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi continueremo la rubrica Primi passi. Quindi i punti fondamentali li abbiamo fatti. Oggi insieme faremo la lavorazione a filet e la lavorazione in tondo. Quindi in questo caso ho scelto sempre un cotone numero 5, voi poi utilizzerete quello che vorrete, e un uncinetto numero 3, proprio per farvi vedere meglio la lavorazione con un uncinetto più grande. Prima di iniziare vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Per la lavorazione, ora inizieremo con la lavorazione a filet. Abbiamo già imparato nei primi due video tutti i punti fondamentali, quindi la lavorazione a filet o la lavorazione in tondo comunque utilizzeremo i punti che abbiamo appreso. Per la lavorazione a filet solitamente, quindi anche per leggere gli schemi e per imparare nello stesso tempo sia l'uncinetto che a leggere gli schemi, dobbiamo iniziare comunque sia con una catenella. Il calcolo che ci dobbiamo fare è, quando vediamo una lavorazione, facciamo un esempio di 10 quadrati, soprattutto se non è indicato il numero di catenelle, noi dobbiamo fare 10 per 3, quindi dobbiamo fare 30 catenelle. La stessa cosa è che possano essere 15, possono essere anche 20, dobbiamo sempre moltiplicare per 3 e avremo il risultato delle catenelle che dobbiamo fare per poter far entrare i quadratini che abbiamo visto magari in uno schema, in base a quello che vogliamo seguire. Io in questo caso farò 30 catenelle e vi farò vedere il punto pieno che noi troviamo negli schemi e il punto vuoto. Quindi la prima faccio il cappietto e non la conto e facciamo 30 catenelle. Fatte le nostre 30 catenelle, aggiungiamo 3 catenelle che ci sostituiscono la prima maglia alta. Quindi la lavorazione per ora la facciamo comunque sia a maglie alte, perché il filet comunque la maggior parte delle volte è formato da quadrettini vuoti e pieni di maglie alte. Quindi aggiungiamo 3 catenelle, prendiamo il filo sull'uncinetto e andiamo nell'ultima catenella che abbiamo formato, quindi nella 30esima, e facciamo una maglia alta. Allora, questa è perché ho deciso di iniziare con il quadrettino che noi possiamo ritrovare pieno. Il quadrettino pieno è formato inizialmente da 4 maglie alte. Ora le facciamo insieme, quindi la prima l'abbiamo fatta per le 3 catenelle, la seconda, la terza e la quarta. Quindi 4 maglie alte e il primo punto pieno che noi troviamo nella lavorazione, soprattutto se stiamo seguendo uno schema specifico. Dopodiché, per fare l'altra maglia, sempre l'altro quadrettino pieno, quindi dobbiamo fare sempre il punto pieno. Continueremo con 3 maglie alte, quindi andremo da ora in poi a 3 a 3. Faremo solitamente il punto alto, il quadrettino che significa appunto il punto pieno, e il punto vuoto sono formati da 4 punti alti. Gli altri 3 che noi abbiamo fatto, il punto centrale, quindi la quarta maglia alta che abbiamo fatto, equivale come ultimo punto del primo e il primo del secondo quadretto, quindi avremo 7 maglie alte per formarci 2 quadrettini.
Continuiamo per il terzo quadrettino pieno sempre con 3 maglie alte, quindi in corrispondenza delle catenelle sottostanti facciamo altre 3 maglie alte e abbiamo formato il terzo quadrettino, così. Ora, per formare invece il punto vuoto, quindi il quadrettino vuoto, che facciamo? Teniamo conto sempre che l'ultimo punto alto è sempre compreso fra i due punti, quindi da qui facciamo 2 catenelle, prendiamo il filo sull'uncinetto, contiamo 2 punti di base e nel terzo entriamo facendo una maglia alta e quindi abbiamo formato il punto vuoto, il quadrettino vuoto dello schema che stiamo seguendo. Facciamo un esempio. Continuiamo sempre con il punto vuoto facendo 2 catenelle, lasciando sempre, saltando 2 maglie di base, 2 catenelle di base, andiamo nella terza e facciamo sempre la maglia alta e quindi abbiamo formato l'altro quadretto. Quindi ci muoviamo a 3 a 3. Questo è il motivo per cui noi abbiamo fatto quella moltiplicazione iniziale, perché i punti sostanzialmente sono formati da 3 punti di base, quindi vengono calcolati con il punto vero e proprio prende 4 punti, ma un punto è in comunia uno con l'altro. Quindi sono quelli che ci interessano, camminano proprio a 3 punti a 3 punti. Quindi facciamo un altro punto vuoto, quindi facciamo 2 catenelle, saltiamo 1, 2 e nella terza entriamo con maglia alta e quindi abbiamo formato il terzo foro. Quindi abbiamo fatto qui all'inizio 3 punti alti e 3 punti, sì, 3 fori, quindi quadrettini pieni e 3 quadretti vuoti. Ora abbiamo l'ultimo punto del quadretto vuoto, dobbiamo fare altri 3 punti pieni, 3 punti alti, scusatemi, quindi 1, 2 e 3 per formare un altro quadrettino pieno. Quindi nello schema che poi voi seguirete, perché soprattutto, come già detto, viene utilizzato soprattutto per centri, per centrini, tovaglie, anche per fare delle presine e cose varie. Poi giustamente con i punti, i quadrettini pieni e quelli vuoti si originano dei bei disegni. Quindi in base a questo poi diciamo che la lavorazione si fa, ha il suo percorso. Quindi io vi faccio vedere in forma basica come si fanno e come si leggono, diciamo, però poi voi seguirete uno schema tutto vostro e lo potete seguire proprio con queste norme fondamentali. Quindi abbiamo fatto il punto pieno, facciamo un altro punto pieno, quindi faccio altre 3 maglie alte, punti alti nelle catenelle successive, quindi ne abbiamo formate 2. Andiamo a fare sempre un altro punto pieno, quindi altre 3 maglie alte consecutive e poi facciamo l'ultimo punto, facciamo un quadrettino vuoto, quindi facciamo le 2 catenelle e rientriamo, lasciamo le 2 maglie nell'ultima maglia facendo sempre la maglia alta,
Quindi abbiamo terminato questo pezzettino solo per farvi vedere un pochino come si ottengono i quadrati pieni con i quadrati vuoti. Arrivati qui possiamo vedere tranquillamente che abbiamo ottenuto 10 quadratini, quindi uno vuoto, 3 pieni, 3 vuoti e quanto sono? 1, 2, 3 pieni. Quindi abbiamo ottenuto i nostri 10 quadratini. Quindi il calcolo per ottenere il numero esatto dei quadrati è fare il numero dei quadrati per 3, poi aggiungere le 3 catenelle iniziali e quindi otterrete comunque un lavoro perfetto, senza che vi avanzino oppure vi manchino le maglie. Ora facciamo il secondo giro per farvi vedere un po' la lavorazione. Su questa lavorazione qui andremo a fare il contrario, quindi sulle maglie, sui quadrettini vuoti andremo a fare il punto pieno e sui quadrettini pieni faremo il punto vuoto. Così vi faccio vedere un pochino come si articola la lavorazione. Voltiamo il lavoro, facciamo 3 catenelle che ci sostituiscono la prima maglia alta. Questa comunque in base, solitamente sono le 3 catenelle, però vanno bene anche 2, quindi potete anche fare 2 catenelle come sostituzione della prima maglia alta. Entriamo nel quadrato e qui dobbiamo fare 2 maglie alte dentro il quadrato. Questo è proprio la prassi del filet, che sopra il quadratino dobbiamo proprio effettuare 2 maglie alte. Nel punto invece che corrisponde a quello là centrale facciamo la maglia alta. Quindi abbiamo ottenuto le nostre 4 maglie alte, che è il quadretto pieno sul quadretto vuoto. Da qui dobbiamo fare il quadretto vuoto, quindi che faremo? 2 catenelle, saltiamo 2 maglie, quindi 1 e 2, andiamo nella terza e facciamo la nostra maglia alta, così. Di conseguenza 2 catenelle, contiamo 1, 2, nel terzo facciamo la maglia alta e qui abbiamo ottenuto il secondo quadratino. L'ultimo, come vedete, saltando le 2 facciamo sempre le nostre 2 catenelle, prendiamo il filo, andiamo nell'ultimo punto alto sottostante e facciamo un punto alto, sempre saltando i 2 punti alti di sotto, e abbiamo eguagliato, alternato i quadrettini pieni con i quadrettini vuoti. Qui, trovandoci qui all'interno del foro, dobbiamo fare sempre 2 maglie alte, quindi entriamo, facciamo la prima e facciamo la seconda e una maglia alta qui nella maglia centrale del nostro punto, e qui abbiamo ottenuto il nostro quadretto pieno su quello vuoto. Qui facciamo la stessa cosa, entriamo, facciamo le nostre 2 maglie alte all'interno, poi sempre in quello centrale facciamo la nostra maglia alta e qui ripetiamo sempre la nostra stessa operazione. 2 maglie alte all'interno del foro e in quello proprio laterale facciamo la nostra maglia alta e abbiamo ottenuto l'inverso. Qui avevamo fatto i 3 quadrettini pieni iniziali, quindi molto tranquillamente facciamo 2 catenelle, saltiamo 1, 2, nel terzo entriamo e facciamo la maglia alta. Per lavorare invece punto su punto, quindi punto pieno, quindi quadrettino pieno su quadrettino pieno, questo lo lavoriamo
tutto pieno, entriamo nella prima, sempre dobbiamo contare 3, nella seconda e nella terza, e facciamo un quadretto pieno su quello pieno, avendo le nostre 4 maglie alte. Ci restano le ultime 3, qua se vi ricordate c'è la catenella iniziale, le 3 catenelle, quindi facciamo 2 catenelle ed entriamo nella terza catenella che abbiamo effettuato. Quindi andiamo a prendere la terza catenella, entriamo con l'uncinetto e facciamo la maglia alta. E questo è il pezzettino che abbiamo fatto insieme per farvi vedere appunto la lavorazione al filet, l'inizio e la fine. Voi poi, in base al disegno che fate, svilupperete sicuramente se volete fare dei centrini per la camera da letto oppure dei centrini per il soggiorno, per la cucina, sceglierete sicuramente uno schema che vi assicuro che tutti gli schemi sono con punti vuoti e punti pieni, quindi avrete questi quadrettini pieni e vuoti che si faranno tranquillamente in questo modo. Quindi vi potete sbizzarrire a fare, magari iniziare con dei piccoli centrini e poi fare qualcosa di più, diciamo, elaborato anche come disegno. Ora ci dedicheremo a fare la lavorazione invece in tondo. Per quanto riguarda la lavorazione in tondo, quindi a cerchio, noi nel secondo video dei primi passi che vi ho proposto abbiamo fatto il cerchio magico e l'anello magico e vi ho fatto vedere comunque la lavorazione che inizia appunto da questo cerchio, da questo anello. Poi negli schemi potete trovare anche la lavorazione che inizia con le catenelle chiuse a cerchio, quindi vi faccio vedere ora come si effettua la catenella chiusa a cerchio a formare il foro e lì dentro cominciamo a lavorare delle maglie, così facciamo un altro tipo di lavorazione comunque in tondo. Abbiamo fatto il primo cappietto, ora faremo 1, 2, 3, 4 catenelle. Facciamo un esempio, io non ho uno schema fisso da seguire. Prendiamo l'ultima catenella, quindi la prima catenella che abbiamo fatto, così, quindi l'ultima e la prima. Facciamo passare il filo e quindi eseguiamo una maglia bassissima, quindi senza prendere filo sull'uncinetto. Abbiamo fatto il cerchietto dove poi all'interno andremo a lavorare le nostre maglie e formeremo una lavorazione in tondo, precisamente come il cerchio magico. Quindi questa ci conta come prima maglia alta, prendiamo il filo sull'uncinetto ed entriamo nel foro. Il foro è la parte centrale dove abbiamo lavorato, questa praticamente, le catenelle, dove abbiamo chiuso in cerchio le catenelle. Quindi entriamo, estraiamo il filo, abbiamo 3 asoline sull'uncinetto e ci eseguiamo la maglia alta. Quindi qui abbiamo le catenelle, ci sostituiscono la prima maglia alta e la seconda maglia alta l'abbiamo fatta. In questo foro facciamo 10 maglie alte, quindi ci lavoriamo 10 maglie alte sempre entrando nel cerchietto. Come vedete, per chi ha difficoltà magari o perché magari la lavorazione richiede l'inizio delle catenelle, è un valido sostituto dell'anello magico, perché la lavorazione avviene regolarmente, quindi all'interno del cerchietto che abbiamo formato appunto con le catenelle. Fatte le nostre 10
maglie alte, come vedete qui c'è il piccolo foro che abbiamo formato appunto con le catenelle. Solitamente la chiusura è sempre con maglia bassissima, quindi prendiamo la seconda catenella che abbiamo fatto all'inizio, la prendiamo, tiriamo il filo e la facciamo passare in tutte e due le asoline e abbiamo chiuso il nostro cerchietto. Ora qui dobbiamo effettuare degli aumenti perché dobbiamo creare proprio il cerchio. Gli aumenti solitamente, sempre parliamo che sia che si effettuino maglie basse, sia che si fanno mezze maglie alte e così via, si fanno sempre il primo giro, faremo 2 maglie nello stesso punto, quindi raddoppieremo i punti, da 10 passeranno a 20. Invece nel terzo giro si andrà a un punto e un aumento, un punto e un aumento, quindi gli aumenti totali del terzo giro saranno 10, quindi verranno sommati i 20 più i 10, otterremo 30 maglie. Nel giro successivo si distanzieranno con la distanza di 2, quindi 2 punti alti e un aumento, 2 punti alti e un aumento, e quindi sempre andranno ad aumentare di 10 in 10 per ogni giro. Quindi se noi abbiamo qualche dubbio o qualche piccola difficoltà, basta contare le maglie e dovremo avere comunque da un giro all'altro l'aumento di 10 maglie per giro. Ci rialziamo sempre con 2 catenelle, quindi 2 o 3 come vi viene meglio a voi, prendiamo il filo sull'uncinetto ed entriamo nello stesso punto. Quindi in questo caso abbiamo fatto le nostre prime 2 maglie alte. Nel punto successivo facciamo sempre 2 maglie alte fino a completare il giro con il totale di 20 maglie alte. Fatte le nostre 20 maglie alte, prendiamo la primissima catenella, contiamo 1 2, nella seconda entriamo cercando di prendere tutte e due le asoline e chiudiamo con maglia bassissima, e qui abbiamo ottenuto il cerchio che si allarga e continueremo in questo modo con gli aumenti. Se poi nello schema troverete la maglia alta, le catenelle, in base allo schema che vorrete fare, in base al centrino, vi regolerete di conseguenza, perché la cosa essenziale è l'inizio per fare appunto un cerchio, quindi o con l'anello magico o come abbiamo fatto ora con le catenelle, e gli aumenti. Per quanto riguarda le nostre piccole lavorazioni, se poi seguite uno schema, seguite alla lettera il grafico dello schema che, come vi ricordate, nei primi passi, quindi nel primo video e nel secondo video, io vi ho mostrato sia come si fanno e sia lo schema che li rappresenta, quindi il simbolino. Quindi negli schemi troverete i simbolini, vi verrà anche molto facile leggerli. Come lavorazione in tondo, come abbiamo già visto in alcuni lavori, ci sono anche la lavorazione in amigurumi, che sono quelli là che si imbottiscono, sono le lavorazioni, ad esempio ho fatto la zucca, e quindi è una lavorazione che poi viene imbottita. Quella si fa sempre a maglia bassa o a mezza maglia alta, quindi non è una lavorazione che verrà fatta a maglia alta. Poi ci sono delle regole specifiche, però piano piano
faremo tanti di questi lavoretti e quindi con queste norme fondamentali vi verrà molto semplice farli. Abbiamo visto la lavorazione a filet, ora abbiamo visto la lavorazione in tondo con un inizio diverso rispetto all'anello magico che avevamo già effettuato nei video precedenti. La distribuzione degli aumenti vi ho spiegato all'incirca come vengono distribuiti in base, il tutto è alla partenza, quindi se si parte da 6 maglie iniziali, il doppio nel secondo giro e poi da 6 a 6 in tutti i giri successivi, sempre facendo il distacco di una maglia un aumento, 2 maglie e un aumento, 3 maglie e un aumento e così via fin quando volete grande il vostro centrino in base a quello che state facendo. Comunque per la lavorazione a filet i punti base proprio che si vedono negli schemi sono i quadrettini vuoti e pieni, e penso di aver fatto vedere, cioè vi ho spiegato un pochino l'inizio, la fine e come sono distribuiti un pochino i punti. Spero che comunque sia stata chiara. Se avete delle domande da fare, commentate qui sotto o sulla mia pagina Facebook Passione Uncinetto, io vi risponderò con piacere. Se volete un aiuto su qualche punto particolare scrivetemelo che io cerco di preparare comunque un video per potervi aiutare. Se vi è piaciuto il video mettete un mi piace, io vi ringrazio di avermi seguita e vi do un appuntamento al prossimo video.